Dopo qualche mese di fermo riesco finalmente a fare una nuova uscita. Questa volta siamo diretti in Abruzzo, ad Alfedena. Siamo peraltro in buona compagnia, siamo io e Vincenzo, anche perché da solo non me la sarei mai sentita di andare. Abbiamo anche fatto delle modifiche all'attrezzatura. Il 70-180 ha lasciato il posto a un 100-400. Siamo a metà del viaggio, forse anche più della metà. Alle mie spalle abbiamo una bella centrale idroelettrica e prima che qualcuno mi venga a prendere per un orecchio è meglio che io torni all'auto e continuiamo il nostro viaggio. Siamo davanti al lago di Barrea e certamente non posso perdere occasione per fare una foto. Allora, prima tappa fondamentale della zona, nel paese di... Dove siamo Alfedena. qui? Civitella Alfedena. Ah, qui siamo a Civitella Alfedena, quindi non Alfedena e basta, Civitella Alfedena. Prima tappa fondamentale, dicevo, è andare a mangiare, perché è ora di pranzo. Però ci affacciamo sui lupi. Infatti, come si può apprezzare, la prima cosa che vediamo è un bel murale di un lupo. Ed ecco il mio primo avvistamento di 2 lupi selvatici. Sono selvatici, giusto? Sì. Allora, quest'area è nata come ricovero per gli animali che avevano necessità di cure. Attendo le mie orecchiette con i broccoli. Vincenzo è stato più furbo e si è preso gli arrosticini. Abbiamo mangiato, abbiamo visto i primi lupi, sono in albergo, mi cambio un attimo. E la prossima tappa dovrebbe essere la caccia, no, caccia suona male, la ricerca di volpi. È la mia prima uscita con questi nuovi indumenti per testare anche, insomma, come mi tengono al caldo in situazioni di freddo un po' più forte. Sono attrezzature che mi serviranno per prossime escursioni dove il freddo sarà anche maggiore. Cazzo! Ehi! Trovato il primo amico in zona. Grazie a un visore termico abbiamo visto dei cervi molto lontani, devo dire. Infatti adesso provo subito con il tele a riprenderli. Una brutta vista da queste parti. Una pessima vista. Quello qui sotto. Sì. Eccoli qui. Siamo di ritorno in albergo. Sono da poco passate le 6, è buio anche da un pezzo, forse si era notato, pertanto la caccia fotografica riprenderà domani e penso anche abbastanza presto. Quindi il resto della serata sarà tranquillo, ho ancora i broccoli sullo stomaco, mangeremo qualcosa, penso una pizza, pertanto ci vediamo domani. Buongiorno, stranamente sono riuscito a svegliarmi, sono le 5 del mattino, mi appresto a fare colazione, saliamo abbastanza in alta quota. Si comincia. Alle 5:30 si può apprezzare ancora una scena completamente notturna e dei cani che abbaiano in lontananza. 6:05, la guida è venuta a prenderci. Incredibilmente sono stato anche puntuale. L'entusiasmo supera la pigrizia oggi. Buongiorno. Siamo diretti in un paesino marsicano. Marsicano? Della Marsica. Ah, ok. No. Stare a 0 gradi e non sentirli. L'aria è molto più secca qua sopra. Si vedono i profili. Sì, stanno brucando. Si li vede i cervi comunque, sì. Si riescono a fare col tele? Quanto è stupendo tutto ciò? Bene, siamo tornati al paese, momento caffè. Abbiamo fatto un appostamento nell'attesa, nella speranza di qualche avvistamento qua in zona. In prevalenza abbiamo visto cervi finora. L'aspettativa è che ci sia anche qualche lupo. Favorire? No, grazie. Nell'appartamentino che abbiamo preso. La guida fa notare giustamente che è preferibile stare in auto in attesa di qualche passaggio di animale, quindi ci siamo rieducati di conseguenza. Nei limiti del possibile della discrezione, proviamo ad avvicinarci. Questa è una cacca d'orso. Gli orsi cacano cristalli di merda, evidentemente. Bel branco di cervi.
di fronte a me. Chiaramente come mi allontano dalla macchina questi se ne vanno. Vai. Vabbè, male che vada si spostano e me ne torno indietro. Proviamo ad avvicinarci. No, si stanno un po' allertando, mi sa. Guarda sulla piazza, guarda lontano, non vicino. Ah, laggiù, quelli, ok. Magari stanno qua. Se gli faccio il verso mi rispondono? Mi sa di no, mi ignorano. E dopo una lunga esposizione sul lago di Barrea, rieccoci in albergo. La giornata mi ha lasciato molto contento. Certo, non ho potuto avvicinarmi agli animali come desiderato, però già il fatto di aver visto sia cervi che lupi, che in qualche caso caprioli e persino cinghiali, ha reso tutto molto più interessante. La guida ad esempio mi ha detto che 400 mm non bastano per questo tipo di fotografia. Poi temperature particolarmente basse non sono l'ideale per gli appostamenti, almeno per come sono attrezzato in questo momento. Adesso inizia la serata, mangeremo qualcosa, andremo a dormire presto e ci rivediamo domani mattina. Ci vediamo dall'altra parte, se non mi perdo. Prima di andare via facciamo uno scatto di saluto ai lupi. Là. Cos'è? GoPro ferma video. GoPro ferma video. GoPro arresta video. GoPro ferma registrazione. GoPro arresta video.